Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi probabilmente una lezione memorabile. No, scherzo. Però è una lezione molto importante perché ehm, parliamo di Wyckoff. Parliamo innanzitutto di chi era Wyckoff. Wyckoff era un investitore del mercato finanziario e che riuscì a scoprire come le banche riuscivano a fregare i trader coloro che investivano all'interno del mercato. Perché in poche parole cosa succede? Ci sono dei libri che spiegano un po' come fare trading, come riuscire ad entrare a mercato in situazioni vantaggiose e quant'altro. Però il problema è che questi libri sono stati creati in concomitanza con le istituzioni, le banche e quindi danno informazioni che magari molte sono sicuramente eh, legittime, sono sicuramente d'aiuto per le persone che vogliono entrare in questo mondo, però molte informazioni invece sono state create per riuscire a fregare le persone. Quindi Wyckoff studiò un pattern, perché effettivamente è un pattern, dove andava a spiegare come mai molti trader azzeccavano il movimento del mercato, azzeccavano dove sarebbe andato quel movimento. Però il problema è che prima di questo movimento venivano cacciati. Gli, vi- gli toccavano lo stop loss e subito dopo partivano. Ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile veramente? Cioè, io sono lì che mi faccio la mia analisi, tutto d'un tratto per forse 5 minuti di tempo, non viene validata. Cioè, per una candela sola non viene validata e subito dopo però va dove volevo che andassi io. Ora, com'è Wyckoff, la schematica Wyckoff? Innanzitutto parliamo che è un pattern di inversione, che un po' una sorta di testa e spalle. E l'esempio che vi ho fatto la scorsa lezione era più un Wyckoff piuttosto che un testa e spalle. E ora vi spiego il motivo. Cosa succede? Noi arriviamo da un trend ribassista, facciamo l'esempio, abbiamo una reazione forte a rialzo, senza rompere però massimi precedenti. Poi abbiamo un riassorbimento, magari anche andando leggermente più basso. Poi rimaniamo all'interno di un mercato laterale, senza veramente movimenti eccezionali. Poi cosa succede? Si creano minimi uguali, perché come potete vedere, no, sto disegnando troppo grande, facciamo così. Si creano minimi della stessa altezza, ok? Che andremo a vedere come liquidità, mettiamolo un attimo grande, liquidità, ok? Poi cosa succede? Dentro questi libri di trading ti dicono, dopo un doppio minimo si va buy, si va a rialzo. E fino a qui tecnicamente è giusto. Quindi noi cosa facciamo? Ci prendiamo il doppio minimo, mettiamo la nostra posizione buy, ok? Mettiamo il nostro stop loss su una zona interessante, su una zona di interesse e poi per andare su. Cosa succede? Nell'apertura di Londra o di New York, dove c'è più liquidità, ma soprattutto quella di Londra la mattina, il mercato fa un pump a ribasso. E allora la gente dice, cavolo, ho preso stop. Anche perché le banche e le istituzioni sanno dove i retailer e i trader mettono i loro stop loss. Sappiate questo. Ti vanno a prendere lo stop loss di coloro che vogliono andare buy. Quindi questa va via. Ah, allora i trader per rotture di strutture dicono perfetto, come abbiamo detto la scorsa lezione, mi ha rotto queste strutture, cosa faccio? Vado in sell, qua metto lo stop loss in una zona dove mi conviene perché è supporto, quant'altro per andare giù, poi cosa succede? Magicamente, il mercato va a rialzo, rompe, ritesta di solito il livello di supporto dell'ultimo massimo per poi correre a rialzo. Mettiamo la freccia che se no non c'è più spazio
per poi correre al rialzo. Ma perché fanno questo? Perché gli serve liquidità per andare appunto a rialzo. Loro qua dentro inseriscono volumi altissimi sell, altissimi, in modo tale perché comunque sono già in un movimento sell. Nel momento in cui vanno a prendere gli stop loss dei retailer, dei trader, eccetera, cosa succede? Ogni volta che ti si chiude una posizione buy, è come se tu inserissi del denaro sell. Capisci? Perché? Perché non hai più forza buy. Loro cosa fanno? Hanno preso la liquidità, quindi hanno preso i profitti delle persone e qua iniettano volumi buy esagerati. Qua si trovano i volumi sell di coloro che stavano operando a rotture di mercato, gli prendono i volumi, quindi chiudendo posizioni sell abbiamo molti più volumi buy, quindi qua diventano già 2, 3, 4, 5. Qua la gente dice ok, opero per struttura, vado buy e allora siccome inseriscono molte persone anche qua dei volumi buy si va in alto. Quindi capite bene che non siamo noi che decidiamo cosa fare nel mercato, sono le istituzioni e le banche. Quindi una volta che noi riusciamo ad individuare dei minimi o dei massimi uguali, noi sappiamo che molto probabilmente non esiste la certezza, non esiste il 100% di sicurezza, esiste soltanto probabilità. C'è una situazione di probabilità più alta, una situazione di probabilità più bassa, ma non esiste la certezza. Quindi noi nel momento in cui vediamo una schematica del genere, possiamo andare a pensare che sia Wyckoff. L'ideale sarebbe aspettare la caccia, aspettare che rompa la struttura per poi andarci a prendere il secondo movimento, che comunque è un buon movimento, che è quello che lavora di più essenzialmente. Quindi andiamo a vedere l'esempio che abbiamo visto l'altra volta, che era questo. Siccome è effettivamente una schematica Wyckoff, come potete vedere, anzi andiamo anche nel mezz'ora, come potete vedere qua cos'era successo? Minimi uguali praticamente, giusto? E andremo a fare liquidity. Poi cosa è successo? Il mercato è andato al ribasso, ha riassorbito, è andato anche praticamente sopra i massimi precedenti e quindi io cosa ho fatto? Siccome ritesta di solito il livello dei minimi uguali, perché? Perché è un buon supporto, come potete vedere, siccome ha ritestato più volte, ho messo lo stop loss leggermente sotto all'ultima week, ha toccato quasi preciso, mi ha quasi preso lo stop, a essere onesti, e poi cosa ha fatto? Boom, esplosione a rialzo. Come potete vedere qua ha fatto una sorta di riteste di questa zona, ok, per poi andare su. E questi esempi qua, e ne è pieno il mercato, è pieno, perché il mercato fa sempre lo stesso giochetto, soprattutto dopo le sessioni asiatiche. Come potete vedere, qua cosa è successo? Eravamo in una sessione asiatica, perché di notte è quello, poi qua a Londra abbiamo fatto questa caccia di questi massimi, siamo andati giù, qua eravamo in New York, caccia di New York e poi siamo andati su. Questo qui era ancora Londra, come potete vedere, minimi uguali, caccia e siamo andati su. Quindi il mercato si ripete in continuazione, perché queste cose le fanno in continuazione. In continuazione. Vediamo se riusciamo a trovare altri esempi. Ovviamente non è un qualcosa di garantito, però anche qua massimi uguali, caccia, perché basta anche soltanto una wick, non un gruppo di candele, basta anche soltanto una wick, caccia degli stop, boom, retest e andiamo giù. È pieno, perché anche questo qua, se noi andiamo in time frame più bassi,
Facciamo che così almeno lo vediamo bene. Se andiamo in un time frame di 5 minuti, questo qui era un liquidità. Aspetta che se no non si vede. Liquidità, caccia, retest e andiamo giù. È pieno, è pieno. Basta osservare. Ovviamente poi ognuno ha la propria operatività, cioè se io opero in un time frame daily, ovviamente per andare a vedere una schematica Wyckoff dovrei andare in time frame più bassi, però qua è un'altra. Massimi uguali, caccia e giù. Retest, perché questa candela qua è il retest, perché qua nel time frame daily ogni candela corrisponde a un giorno, quindi dentro un giorno ci sono tante informazioni. Retest e andiamo giù. Si ripete in continuazione e in qualsiasi time frame. Quindi noi retailer dobbiamo veramente tanto a quest'uomo chiamato Wyckoff, perché è riuscito a capire come operano le banche e ci ha dato una gran mano, siccome se no i soldi ne perderemmo a bizzeffe, veramente. Vi ringrazio, spero che vi sia piaciuta questa lezione, vi aspetto alla prossima, lasciate un commento, mettete like, magari mettete la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Vi auguro una bellissima giornata, fate qualcosa di buono per qualcun altro, regalate un sorriso, fate un gesto gentile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.